Giovedì 2 ottobre del 2025, buona giornata a tutti qui da Mattino Milan che apre, come detto, una giornata importante visto che oggi c'è ancora un po' d'Europa, quella Europa League, ma domani è già campionato, è già Serie A, ci aspetta un'ennesima giornata di Serie A importante per il Milan perché domenica chiude il turno Juventus-Milan, ieri la Juventus ha giocato, oggi vi diciamo un po' invece cosa ne pensa il Milan. Saluto Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Simo, come dico sempre a chi ci supporta attraverso i like, i commenti, le iscrizioni, tanti nuovi iscritti in questo periodo, grazie ragazzi, speriamo che possiate rimanere con noi a lungo. E oggi è il 2 ottobre e quindi Simo parte il regalo che facciamo a tutti i nostri abbonati, 2,99 al mese. Ne saprete meglio, ne capirete meglio nel corso di queste settimane, giorni, ore, perché già da Lunchpress e dal Talk vi daremo molte più informazioni in più, ma insomma l'avete capito, l'avete inteso, l'avete ormai, diciamo, appunto intuito, si tratta di un viaggio via mare e quindi insomma siamo contenti di farvi questo regalo ad alcuni fortunati di voi, quindi continuate ad abbonarvi. Esattamente, anche perché, come ha detto giustamente Henry, gli abbonati usufruiranno di questo regalo, giustamente, d'altronde ci siamo sempre accervellati nel corso dei mesi e degli anni cosa poter dare anche un pochino di più rispetto ad altri, a chi si abbona. Oltre a ringraziarli del supporto, inizieremo magari a dare qualche regalo, giusto, d'altronde. Ci fanno andare avanti, è anche giusto così. A proposito di andare avanti, Harry, è andata avanti a un piccolo passo soltanto la Champions della Juventus, che è la nostra prossima avversaria, visto che ieri sera ha pareggiato 2-2 in extremis, tra l'altro con un gol dell'ex. E poi, insomma, ha visto ancora una volta qualche piccolo acciacco fisico la Juve, cosa che insomma permetterà magari di recuperare qualcuno, mi viene in mente magari Bremer, mi viene in mente forse Thuram, e poi invece ha perso qualcun altro per strada. Però Henry, insomma, la Juventus, almeno parlo per me, e poi invece andiamo al resto, cioè sul Milan, è ancora abbastanza indecifrabile, cioè non riesco ancora a capire se ci è o ci fa. È una Juve un po', come hai detto tu, criptica, nel senso che ha delle folate, delle fiammate molto interessanti, perché davanti ha una stella, cioè c'è poco da dire da fare. Kenan Yildiz è il vero trascinatore, se vogliamo, di questo avvio di stagione dei bianconeri, quindi bisognerà stare molto attenti a lui e alle sue appunto giocate perché possono risolverti una partita. L'abbiamo visto contro l'Inter, l'abbiamo visto contro il Dortmund, quindi è un giocatore molto molto forte in rampa di lancio e su cui stare attenti. La vera pecca della fase difensiva, cioè della Juventus in questo avvio di stagione è appunto la fase difensiva, che perché hanno concesso tanti gol. Ieri hanno concesso altri 2 gol un po' così. Davanti fanno bene quando si accendono, dietro fanno bene finché non si spengono, mi verrebbe da dire. E questo è un po' il riassunto della Juve di questo inizio di stagione. Non saprei dirti nemmeno se è il risultato magari migliore per arrivare a Juventus-Milan per il Milan, no? Perché non arrivano né da una sconfitta in cui magari vogliono rifarsi subito, né da una vittoria che magari porta entusiasmo, arrivano da un pareggio con beffa che forse è il risultato migliore per il Milan, no? Per arrivare a questa Mm. partita contro la Juve. Chiaro che Bremer, se c'è o meno, fa la differenza per la Juventus, anche se nonostante Bremer ha iniziato a prendere gol, cosa che fino a poco tempo fa non era così, e quindi è una sfida molto interessante, indecifrabile, come hai detto tu, perché il Milan lo conosciamo bene, lo sappiamo, è partito molto bene dopo la sconfitta con la Cremonese. La Juventus invece, dopo un ottimo avvio proprio nelle primissime fasi, sembra essersi un po' arenata, c'è questo fenomeno della pareggite che ogni tanto torna fuori, soprattutto alla Juve, tra l'altro, no? E quindi insomma staremo a vedere. Io so che magari molti, Simo, prima di rilasciarti parola, stanno già pensando, sta già uscendo la domanda, ma firmereste per il pari? Cosa fareste? Siamo primi.
abbiamo fatto 4 vittorie di fila, vai a Torino comunque. So che qualcuno potrebbe pensarlo, ecco. Io personalmente no, perché approfitterei e batterei il ferro finché è caldo di questo Milan. Però abbiamo qualche defezione, sei comunque a Torino, poi c'è la sosta. L'importante di sicuro sarebbe non perdere. Mm. Poi vincere e arrivare alla sosta primi a 15 sarebbe clamoroso, ecco. Ecco, ed è proprio questo il motivo anche della copertina che avete visto. In realtà quello che in questo momento sta un po' emergendo è che il Milan sta cercando di preparare una sorta di Napoli bis, senza magari l'ultima mezz'ora in 10, che sarebbe comodo, non, non rischiare di giocare in 10 anche l'ultima mezz'ora. Ma scherzi a parte, c'è quella di aggredire comunque la partita, di non lasciare magari che la partita prenda una piega, diciamo, che vuole lei e non quella che in realtà vuoi dar tu alla partita. Quindi un Milan che magari anche nei primi 20-30 minuti prova a tenere un po' il ritmo alto, perché il Milan ha riposato, la Juve no, perché il Milan ha da metà campo in su quantomeno la formazione titolare, la Juve invece ha qualche problemino dietro, soprattutto tra recuperi in extremis, assenze eccetera ce l'ha, e quindi l'idea è quella proprio di invece andare un po' a riaggredire la partita, anche un po' per, uno, dare un segnale ancora una volta a se stessi, perché dopo aver fatto la Cremonese, a quel punto dopo 4, 5, 6 partite dopo, puoi davvero derubricarla a è stata una parentesi sfortunata, perché la metti in un angolo rispetto al resto del monte dei punti che hai collezionato. Dall'altra è un messaggio al campionato. Come dire, batto il Napoli, se batto anche la Juve, mi manca tra virgolette soltanto l'Inter da affrontare, da battere per dare un messaggio al campionato. Ma il messaggio al campionato il Milan e Allegri lo vogliono dare. E quindi andare alla sosta in testa alla classifica, poi vabbè, insomma, se il Napoli e la Roma faranno altrettanto, bravi loro. Però il Milan vuole fare veramente un qualcosa di importante per dare un messaggio. Anche E perché c'è... Simo daresti anche una manciatina risicata, però una manciatina di punti alla Juventus che se si parla poi e se si parlerà in futuro eventualmente solo e soltanto di quarto posto, avere quei 4, 5, 6 punti sulla Juve, insomma, schifo non eh, farebbe, ecco, alla seconda sosta. Per me poi ci sono due uomini chiave in questa partita. Uno è Max Allegri, che conosce quello stadio come le sue tasche, che conosce la Juventus come le sue tasche, che sa come reagisce a un pareggio in Champions League, che sa cos'è quello stadio, appunto, che ha masticato di Juve per anni, lo ha detto anche lui nel post partita, no? Ne ho fatte un po' di qua, un po' di là io, di Juventus-Milan, quindi sa bene di cosa stiamo parlando. E l'altro, e io mi auguro un po' che sia così, è un giocatore che è stato forse il più importante dall'inizio stagione mm, a qui, per quello che ha dato in più alla squadra, perché gli altri c'erano già, che ancora non ha segnato, ci è andato molto vicino, e che è un altro che quello stadio lì, insomma, spazi, campo, atmosfera, lo conosce bene, cioè Adrien Rabiot. Perché abbiamo parlato dell'importanza di Pulisic, che è stato l'MVP di queste prime partite, di Luka Modric, che ha dato una leadership, una qualità sovrumane, e il terzo è Rabiot, che magari può anche sbloccarsi nel suo vecchio stadio, che vivrà questa partita in maniera particolare e che anche lui ci deve dare una mano, secondo me, proprio a livello di esperienza, no? mm. Nell'aiutare anche i ragazzi a affrontare una partita contro la Juventus, che non è mai banale. Oltre a, vabbè, Magnan, Tomori, un altro che ha già segnato lì, Leao, che sono tutti ragazzi che ne hanno fatte un po' di Juve-Milan e di Milan-Juve. I vecchi, passami il termine, gli esperti devono darci una mano in quello, cioè se vogliamo far corsa di testa a un campionato ad altissimi livelli è una partita che non puoi perdere, è una partita da affrontare in un certo modo, è una partita poi che se vinci ti dà sempre quell'aria un po' no, speciale, cioè battere la Juve a Torino. Negli ultimi anni quando abbiamo vinto Torino era sempre il segnale di una squadra che c'era, ecco, quindi speriamo che possa andare così, ecco. Allora, per chiudere, mi torna in mente il Bordocam di ieri di DAZN che è uscito e che a fine partita
e a inizio fa vedere quello che fa Luka Modric e che in parte stanno facendo questi grandi vecchi, chiamiamoli così, che bene stanno lavorando anche dal lunedì al venerdì a Milanello, cioè ripeteva Assis e Wega. Ecco, Juventus-Milan è una partita ovviamente un po' a sé, non è che dobbiamo stare qui a presentarla, lo conosciamo bene quello che rappresenta, ha sempre rappresentato Juventus-Milan. E determinati tipi di partite come è stato Milan-Napoli si giocano in un determinato tipo di modo e diciamo così la chiave per poterle giocare ce l'hanno quelli che realmente hanno già fatto questo tipo di partite, tipo Modric, tipo Rabiot, tipo ma in realtà anche tipo Maignan, altri giocatori della rosa hanno già comunque giocato delle partite del genere, lo stesso Pulisic. Ora, siccome a Milanello un po' gli spazi sono quelli e ci si guarda in faccia facilmente, così come non andavano benissimo le cose gli anni scorsi da questo punto di vista, anche a Milanello, così come da quest'anno qualcosina in più c'è, proprio perché, insomma, sembra sempre la classica frase fatta del calcio, ma avere dei grandi vecchi in spogliatoio, sai com'è, funziona sempre. Henry, siamo arrivati, oppure devi essere un fenomeno come quello del Paris Saint-Germain, ma poi è un'altra questione. Beh, sì, ieri è stata una serata di Champions League ieri, poi chiudiamo molto, molto calcio, ti direi, molto calcio c'è stato ieri sera e io non so voi, ditecelo nei commenti anche qui se vi va, non so te Simo, ma dobbiamo tornarci, perché proprio una Champions League senza il Milan, dopo che ci eravamo riabituati un po' a vederla, Sì, eh, senza il Milan, non il Milan partecipante, no, quello no, che... son d'accordo, però insomma negli ultimi anni dai, a parte quelle 2, 3 partite nel finale dell'anno scorso tra Feyenoord e Zagabria, okay, eh, però abbiam fatto una semifinale, avevam fatto anche un bel girone ti direi poi, quando eravamo usciti per la prima volta che eravam tornati, perché poi era successo un po' di cose strane con l'Atletico, eccetera. Insomma, manca, ecco, speriamo di tornarci il prima possibile. Voi invece rimanete con noi perché oggi parliamo ancor meglio di quel regalone per i nostri abbonati e ve lo dico, vi avevo detto che era meglio farlo, quindi abbonatevi, 2,99 mm, e poi oggi al talk e soprattutto poi domani e anche sabato tutto l'avvicinamento Juventus-Milan con le schede, l'arbitro, le probabili formazioni, tutte le novità su disponibili e indisponibili, c'è da capire Tomori, ci sarà la conferenza di Allegri sabato che per me sarà comunque divertente perché sarà una conferenza in cui ci saranno tante domande anche sul suo passato, sulla Juve, eccetera. E quindi niente, vi aspettiamo con tutti i nostri contenuti anche sui social. Grazie perché state guardando in tantissimi i nostri nuovi contenuti, reel, shorts, TikTok, eccetera. Quindi grazie, continuate a seguirci. a dopo.